bentornati sul nostro canale, sono Pablo. Sono Simi. Sono Roxy. Oggi siamo qui per fare un video su una band che piace a tutte e tre, che ha rilasciato comunque in quest'anno un nuovo album con nuovi singoli, e stiamo parlando dei Muse. Comunque hanno segnato la nostra adolescenza, cioè Muse con le loro canzoni fantastiche, e la voce di Matthew a me piace tantissimo, cioè reputo che siano delle voci migliori del panorama musicale di questi anni. E poi il sound è riconoscibilissimo, appena senti le prime note dici ok, questa è una canzone di Muse. E quindi sono curiosa di sentire come hanno cambiato il sound, se hanno cambiato con questa nuova canzone che si chiama Kill or Be Killed. Diciamo sono stati in un lungo tempo di silenzio e da un bel po' che non si sentivano i Muse. Sono veramente curiosa di ascoltare finalmente un nuovo brano dopo così tanto tempo. Non vedo l'ora. Pablo, tu? Anche io, cioè è un gruppo che mi ricordo che ascoltavo da ragazzino, poi uscivano anche frequentemente in radio, Sì, su MTV mi ricordo. Però c'è stato un periodo in cui erano quasi del tutto Spariti. erano spariti. Io so forse anni che non ascolto No, più io penso che loro. abbiano preso una pausa proprio per fare l'album, far uscire il nuovo album, ecco. Sentiamo questa nuova canzone. Sì. Ah sì, però questo è tipico lo sound all'inizio.
Bellissimo. Sai cosa mi è piaciuto? La contrapposizione della sua voce che è quasi sempre angelica, no? A questo sound molto duro della base. Metal. È metal, cioè lui che canta sempre con quella voce angelica quasi. Ma poi fa questi attricci con la voce, lui alza le note come se nulla fosse. Cioè, non so come fa, vabbè, è lui. Quando sento la sua voce, ecco qua, sono tornata indietro di tanti anni. Il sound è rimasto più o meno lo stesso, nonostante sia virato più sul metal. Però in generale, ok, lo stesso di Muse, Penso che comunque sia solo questa canzone o qualche altra traccia che si incentra su questo genere. Magari le altre forse sono più elettroniche come ce le ricordiamo noi come Muse. sì, anche la parte elettronica di Muse è molto bella, tra l'altro. Se ne dal disco lo stesso, Bravo, molto bella. Mi fa piacere che a differenza di altre band che fanno rock, electro rock, si hanno mantenuti uguali, non si sono commercializzate coi tempi, cioè la base è rimasta sempre la stessa. sound riconoscibile. Riconoscibile. Mi è piaciuta, io l'adoro, bellissima. Anche a me La piace. chitarra, mamma mia, è sempre così, nei pezzi dei Muse le chitarre cantano. C'era anche questo sound nel ritornello, forse era piano, non so che sound era. Sì, forse. E mi è piaciuto un sacco quel giro di note che ho sentito. La voglio risentire sicuramente con le cuffie soprattutto, perché secondo me questa già così è bellissima, ma secondo me sentono con le cuffie è un pezzo, cioè merita tantissimo. Mi è piaciuta tanto anche a me. Ma Pablo no, per niente. Non è stato proprio il mio genere, anche se devo ammettere che comunque sia, in questo genere specifico è una bella canzone. Cioè non lo so, La bravi, chitarra, quando c'è stato quella sola era veramente bella. Poi sai che non sentivo da parecchio tempo era solo di chitarra, che era veramente così tanto forse forte, prepotente come Ma nei loro sentito pezzi c'è in sempre. questa canzone. Però era proprio da parecchio che non mi capitava di sentirlo nelle canzoni rock in generale, capito? Quindi ha fatto sempre una sua impressione. Non è il mio genere, però è una buona canzone. Come hai detto anche tu prima, la chitarra viene fatta parlare nelle loro canzoni, è una particolarità che hanno, infatti anche qua Certe è stato volte sembrava davvero. quasi che cantava. E infatti c'è stato tipo un momento in cui Matthew cantava e c'era la chitarra sotto, ci sembrava un duetto tra i due. Cioè, è fantastico. A me è sempre piaciuta questa particolarità dei Muse. Tu dici oddio, ma sono i Muse, sentendo solo la chitarra. Anche perché sappiamo che Matthew è un bravo chitarrista, Molto bravo. nasce come chitarrista e poi nasce come cantante. È un grande cantante e un grande chitarrista, Sì, sì. che non è facile. Non esistono altri No, come lui. E metti Non so nemmeno se alcuni provano a imitarlo. È Si difficile, secondo me. rischiano questa cosa, perché è assurdo, cioè, imitare la sua voce, secondo me è proprio un colore particolarissimo. Allora, voti? Allora, Bani ci do un 6. Ok. Promosso. A me non ha sufficienza. Dai, ragazzi. questa è la grande vittoria. Io do 10. Io 9,5, dai. Perché Perché voglio sentire in cuffia, lì diventerà un 10 sicuramente. Se vi piace questo video lasciate un commento, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per ricevere la notifica e seguiteci anche su Instagram. Grazie mille e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao.